Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti, bentornati e per coloro i quali appunto è la prima volta che mi vedono, ci sono anche un po' di barzellette qui ragazzi, perché Michele è un canale un po' particolare purtroppo, nel senso che vorrei poter mettere delle sigle iniziali e tante altre cose, ma non sono ancora capace. Quindi ecco, per quelli ancora che non mi conoscono, sappiate ragazzi che io cerco di dare il meglio di me per quello che è nelle mie conoscenze. Allora, comunque, Michele vi saluta tutti. Siamo alla numero 10 per chi appunto ha fatto la base premium, questa meravigliosa base praticamente non dico tutta in metallo, ma quasi tutta la parte sopra in metallo, a parte quello che vedete di bianco e queste 6 griglie qui, tutta la parte sopra. Stavo pensando, aspettate perché ce l'ho dietro, ci metto un attimo. Allora, questa qui centrale, questa piccolina che poi andremo a vedere bene, è di plastica, tutto il resto è metallo. Poi le parti sotto sono in plastica, però andremo magari anche a pesarle e vediamo a quanto siamo arrivati di peso. Comunque vi stavo dicendo che 52 cm di diametro, veramente spettacolare, veramente spettacolare. Allora, andiamo a vedere appunto cosa è contenuto in questo fascicolo. Prima vi dico cosa vi consiglio. Vi consiglio chiaramente di trovare un cacciavite che vada bene per le viti appunto che troveremo anche in questo fascicolo. Questo è un ottimo cacciavite, ma a forza di avvitarle ovviamente tutto si consuma, ci consumiamo anche noi. Prendetevi del grasso, della vasellina, quello che volete voi, che andremo ad usarlo esclusivamente, sempre come consiglio ragazzi, poi ognuno faccia quello che crede, il modello è vostro, sempre ed esclusivamente nelle parti metalliche, dove andremo appunto ad evitare la vite nel metallo, nella plastica. Non mettete mai olio. Non so se qualcuno di voi è un po' datato come me, io sono del 66, non siamo vecchi ragazzi, siamo solo nati prima, ci mancherebbe. Vi ricordate gli ingranaggi dentati dei modellini dove c'era il grasso? Immancabilmente, è vero che passavano un po' di anni, ma si spezzavano per lungo, proprio perché il grasso con il tempo andrà a idratare la plastica, che assorbirà pian piano il grasso, aumenterà di volume, si rompe e si romperà. Quindi ragazzi, anche se usate dell'olio dedicato al silicone, il rischio è lo stesso. Nella plastica non vi conviene mettere nessun tipo di olio. Va bene. Detto questo, andiamo ad aprire questo mega pacco. Allora, per aprirlo io di qua è liscio e di qua, quindi si apre facilmente di qua. Ecco fatto. Andiamo a vedere cosa abbiamo all'interno. Questo vediamolo. Abbiamo 3 serie di viti, 2 dedicate ad essere evitate nel metallo, una JM e una IM, colorate di nero, quindi ci indicano, oltre alla M dopo la prima lettera, che vuol dire metallo, ci indicano che queste viti vanno esclusivamente montate sul metallo, anche se le istruzioni, lo dico sempre, sono chiarissime. Comunque, con questo è un aiuto in più. Abbiamo infatti queste LP, P plastica, che sono in colore azzurro. Queste vanno avvitate nella plastica. Ve ne accorgete anche, come ho detto altre volte, perché lo spazio che c'è tra una riga e l'altra della vite, vedete quanto è larga? Quelle del metallo ovviamente sono molto più strette. Vedete? Ok, quindi abbiamo 3 serie di viti, una per la plastica abbiamo detto LP e 2 per il metallo JM e IM. Andiamo ad aprire questo blister dell'uscita 10 della base premium. Ok, via 1.
Ok, qua abbiamo le guide per il biadesivo. Perfetto. Sono due pezzi identici, guardiamoli così non rischiamo di sbagliare. Perfetto, sono identici. Ok, poi abbiamo le prime due di 6 pezzi delle griglie laterali, queste qui, plastica, anche questo. Che bella questa finitura, opaca come la base. Vedete qui, essendo di plastica, guardate, vi faccio vedere la differenza. Vedete com'è lucida questa? Mentre invece questa è la stessa plastica ma è opaca. L'hanno fatta perfettamente della stessa finitura, meno male, della base. Insomma, hanno lavorato bene, ragazzi, secondo me. Poi abbiamo, adesso leviamo anche questo blister così ve lo faccio vedere bene, due strisce di LED. Evitate per quanto possibile di metterci le dita sopra i LED. Io non sono un elettronico, però non credo che, insomma, magari non fate danno, però evitiamo di farlo, ok? Abbiamo una, due e tre strisce di biadesivo della 3M, meglio della 3M adesivi, ragazzi, ve lo assicuro, è difficile trovarli. Quindi andiamo a togliere anche questo blister, così mettiamo in vista tutto quello che abbiamo trovato. 1, 2, 3. Ecco qua, ragazzi. Allora, sono riuscito a inquadrare così tutto. Come ce l'ho fatta? Va bene, ragazzi, procediamo adesso al montaggio. Eccoci qua. Ci dice, prima di unirli al resto della base, parlano ovviamente di questi due segmenti, lavorerai su questi segmenti inferiori in maniera identica. Rimuovi la carta protettiva da una delle facce di una striscia di nastro biadesivo e applicala come mostrato in figura. Quindi facciamo subito il primo passaggio. Ovviamente io vi farò vedere il primo, il secondo è lo stesso del primo, quindi poi metterò una pausa e procederò a montare il secondo senza farvelo vedere, così evitiamo qualche minuto di video. Volevo solo controllare la lunghezza per dopo. Sto cercando di non toccare i LED sopra. Allora, la lunghezza, se partiamo dalla punta arriviamo oltre di qua, quindi aspettate un attimo, sto facendo delle prove, ragazzi. Quindi partiremo da questa punta qui. Sto pensando a voce alta così poi posso dirvi qualcosa. Perfetto. Allora, ragazzi, andiamo a staccare la prima parte. Guardate subito. La mettiamo prima a secco così vediamo come partire. Vedete? Abbiamo, la alzo un po' così la vediamo forse meglio. Non deve partire dal fondo proprio, ma lasciamo uno spazio più o meno uguale. Vedete che c'è, se ce la faccio, dovete lasciare un po' di spazio qua a questo spigolo qui, a quest'altro spigolo qui. Allora, andiamo a levare la parte bassa del biadesivo con la bianca. Vediamo se mi fa impazzire come sempre i biadesivi, oppure ce la faccio. Vabbè, ragazzi, se vi si stacca prima la parte gialla va bene lo stesso, nessun problema. In figura fa vedere di attaccare la parte bianca, ma non cambia niente. Quello che vi si stacca prima, fate. Ecco qui. Come andiamo a posizionarlo? Come vi ho detto, vedete anche la larghezza che è maggiore? Poi, ragazzi, non è che stiamo parlando di centimillesimi qui, insomma, più o meno, ok? Quindi la mettiamo al centro tra questi due spazi, perché è più stretta. Ok, io direi che così, attenzione, direi che così la stavo mettendo troppo attaccata. Ecco qua. Poi la tiriamo senza farla appoggiare. Si vede il video? Sì, ok, perché io esco sempre dalle inquadrature. Perfetto.
Io direi che va bene così, vedete? Sono al centro, c'è un po' di spazio di qua, un po' di spazio di qua del segmento, e qui non sono alla fine, e qui non sono alla fine. Perfetto. Vado a levare la plastica, la carta, chiedo scusa, di protezione sopra. Ecco qua. Fate attenzione, se avete delle pinzette è meglio, eh? Io sto lavorando con un'unghia che proprio non c'ho neanche, insomma. O anche lo spillo va bene. Comunque, ecco qua. Andiamo a levare questa. E così come è in figura, stiamo parlando di questa figura, andiamo ad applicare il nostro LED sopra. Io userò questo pezzettino di Scottex, di panno Scottex. Andiamo ad applicarlo semplicemente sopra. Partiamo, vi dico subito una cosa, aspettate. Sì, partiamo direttamente a filo, se l'abbiamo messo bene questo, parlo del biadesivo, partiamo a filo del biadesivo al centro. Quindi a filo della testa del biadesivo metteremo questo filo qua, e tra il biadesivo prendiamo il centro giusto, più o meno, insomma ragazzi, quello che riuscite a fare, ok? Lo puntiamo così, e poi prendiamo il panno, così non lo tocco. Ecco, non schiacciate, forse un panno di stoffa è meglio, così non si attacca al biadesivo, ma io non arrivo fino in fondo. Ecco qua. Perfetto. Guardate ragazzi. Adesso ripeto la stessa cosa nell'altro e ci vediamo dopo, così cerco di fare i video meno lunghi possibili, ok ragazzi? Però guardateli fino alla fine ragazzi i miei video. A dopo. Eccoci qua ragazzi, una cosa in più vi dico, invece di usare la carta, se volete, usate la stessa striscia, vedete, questa è un po' già segnata perché l'ho usata per questa. La posizionate sopra il LED, sto parlando per far attaccare bene il biadesivo, e fate scivolare sopra con una leggera pressione il dito, ok? Così non toccate i LED. A questo punto abbiamo fatto sia 1 che 2, ci dice, quindi mettiamoli un attimo da parte, ci dice di andare a montare, qui unisci i due elementi di dettaglio al resto della base nella posizione che puoi capire dalla foto. Fissa insieme i pezzi con 4 viti JM, 2 per ogni elemento. Quindi andiamo a fissare 1 e a fissare 2 alla base. Come posizioniamo la nostra base? Guardate questo foro qua. Qua abbiamo la finta vite e abbiamo il foro per l'asse di sostegno. L'asta, chiedo scusa, per l'asta di sostegno. Quindi andiamo a mettere la nostra base adesso qui, dove andrò a posizionarla io, e facciamo come in figura lo stesso lavoro. Ma prima di fare questo, visto che questa è plastica e la vite va avvitata nel metallo, io andrò a passarmi 1, 2, 3 e 4 viti JM con del grasso nel filetto prima di mettere i pezzi. Quindi mi creo 1, 2, 3 e 4 filetti. Lo sapete che è meglio farlo perché? Perché se non fate questo lavoro la vite risulterà dura anche quando chiaramente andrà in battuta, e se non capite di essere arrivati alla fine andrete a spezzare la plastica perché stringerete troppo. Se invece farete il filetto prima, questo non potrà accadere perché la vite girerà libera finché troverà resistenza non appena battirà nella plastica. Ok ragazzi, vado a prendere il pezzo, a dopo. Eccoci qua ragazzi, adesso andremo a montare il primo pezzo, vedete, come ci dice qui, qua abbiamo il foro dell'asta di sostegno, qui abbiamo il foro dell'asta di sostegno, quindi uno lo metteremo qui e l'altro ovviamente lo metteremo qui. Adesso io prendo la vite, come dice appunto il fascicolo, le istruzioni JM, apertura sacchetto, dito pollice indice, sfregate, vedete? Ed è già aperto, e vado a
tirare via le 4 viti. Una la andrò a mettere poi dentro, però queste qui, come vi ho appena detto, andrò a passarle prima con il grasso, quindi faccio questo lavoro qui, guardate. È molto semplice, ragazzi. Vado a bagnare la mia vite appena appena, ok? Ecco qua. Con questa vite mi faccio tutti e due i filetti, perché va bene per tutti e due. Quindi, allora ragazzi, andiamo a passarci la vite all'interno con il grasso, con delicatezza, perché se scappa il cacciavite raschiamo e roviniamo la base, che è metallo, e facciamo questo lavoro qui. Andiamo ad avvitare la vite tranquillamente anche fino in fondo, non del tutto. Facciamo la stessa cosa da quest'altra parte, vedete? Con lo stesso grasso che ho messo, va benissimo. Lei così crea il filetto e vedrete come andrete molto meglio nel montaggio e non correrete il rischio di rompere le plastiche. Adesso faccio la stessa cosa qui e qui, come ci ha detto appunto, come ci dicono le istruzioni, ok? Usate la stessa vite per fare 1, 2, 3 e 4 filetti, ok ragazzi? Con lo stesso grasso, la bagnate solo una volta, poi dovete pulire la vite oppure la sostituite, sapete che ne avete una in più. Io non la sostituisco perché qua non si è rovinata ed è perfetta, non serve sostituirla. Pulite eventualmente del grasso che avete fatto uscire fuori, ma perché non deve toccare la plastica. E andiamo a mettere, adesso andiamo a fare questa operazione qui, quindi 1 e 2. Mettete sempre prima questo, cioè no, scusate ragazzi, volevo dire mettete sempre le istruzioni davanti così vedete, non vi potete sbagliare, ma vi ho già detto prima che bisogna partire prima da questo qua, ok? Guardate, praticamente siamo qui, vedete? Questo è il foro dell'asta, questo è il foro dell'asta, quindi andiamo a sollevare, aspettate che mettiamo tutto così, andiamo a sollevare un po' la nostra base in questa maniera, vedete? Quindi mettete qualcosa sotto perché poi ci saranno questi che faranno da base, però per adesso per avvitarla mettete qualcosa sotto. Allora, lo tengo semplicemente sospeso con le dita, vedete? Perché se lo faccio andare giù, lui tocca sotto e sforza troppo. Quindi andiamo a mettere adesso 1 e 2 viti JM, guardate con che semplicità si avvitano adesso, guardate. Guardate, senza il minimo sforzo. Andiamo a metterne una, non avvitate tutto subito ovviamente. Mettiamo anche la seconda. Vedete? Guardate, adesso è duro, io mi fermo, sono già arrivato, basta. Basta, sono arrivato anche qua, finito, non serve insistere, ok? Facciamo il giro da quest'altra parte, facciamo lo stesso lavoro di qua con le altre 2 viti JM. Vedete come scivola bene la vite? Guardate. Ok. Battuta, finito. A posto. Adesso andiamo a fare l'altra fase, cioè questa. Rovesciamo dall'altra parte chiaramente la pedana e lavoriamo da sotto andando a mettere i 2 pezzi, i 2 segmenti ai quali abbiamo prima applicato il biadesivo con i LED.
Eccoci qua ragazzi, è molto grande questa base, bellissima, bellissima. Adesso siamo qui, ho rovesciato la base, vedete, e qui ci fa vedere appunto la posizione, cioè questo è il coperchietto delle batterie, che è questo qui. Quindi andiamo a mettere 1, 2, 3 e 4. Andiamo a impegnare questi 4 fori dove andremo a mettere 4 viti IM. Presentiamone uno subito. Allora, prima metteremo questo, perché poi questo ha il dentino che va a incastrarsi così, ok? Quindi va messo così, la striscia LED la facciamo andare di qua e va messo in questa maniera. Facciamo combaciare. Fate così ragazzi, scusate. Fate combaciare prima questi due perni qua all'interno, quindi vedete, li inserite dentro, così non vi sbagliate. Ecco qua, vedete, 1, 2, fate scendere questo e lui si incastra subito, vedete? Guardate, vedete? Perfettamente. Facciamo la stessa cosa di qua, ma prima di fare questo, come vi ho appena detto, andiamo a toglierlo. E visto che abbiamo sempre la plastica con il metallo, il consiglio, ricordatevelo, è quello di mettere del grasso. Quindi adesso bagnerò la vite IM, andiamo a prenderla, vite IM, mettiamo via prima questa, che era avanzata dell'altro, perfetto. È veramente grande, non riesco neanche quasi a farlo stare nel cubo fotografico. Vite IM, eccoci qua, andiamo a prenderne 4, questo non è calamitato, perfetto, 1, 2, 3 e 4, questa la lasciamo qui, quindi grasso, perfetto. Grasso, vasellina, olio, ragazzi, quello che volete. L'importante è non metterlo mai nelle plastiche. E andiamo a farci 1, 2, 3, 4, anche se poi in realtà queste andranno fatte tutte, se volete ascoltare il mio consiglio, queste poi andranno fatte tutte con le viti IM. Comunque, andiamo per grado. Adesso io ve ne faccio vedere solo una e farò la stessa cosa, poi metterò in pausa il video. Ok, questa quando arriva in battuta fermatevi e farò la stessa cosa con 2, 3 e 4. Ok ragazzi? A dopo. Eccoci qua ragazzi. A questo punto pulite sempre eventuali tracce di grasso così che non tocchino nella plastica. Perfetto. Andiamo a prendere il nostro primo pezzo, quindi inseriamo 1 e 2. Perfetto, ok, e avvitiamo le viti IM. Controllate ovviamente che sia in battuta qua, guardate con che facilità si avvitano, basta. Poi la stringiamo alla fine appena appena perché è già in battute, siamo sicuri così e non facciamo alcun danno. Ecco fatto, basta, stop. E ci dice, invece, chiaramente, essendo qua plastica su plastica, ci dice di mettere 2 viti LP, 2 per ogni segmento. Quindi andiamo a prendere le viti LP, eccole qui. Qui non credo serva fare il filetto, me ne accerto subito e vi dico. Proviamo ad avvitarne una. È un po' distante l'immagine ragazzi, ma se devo sempre girare la base c'è da uscire pazzi. Oh, si avvita perfettamente bene. Si avvita bene, perfetto, è arrivata, basta. Quando arrivate in battuta, mi raccomando, non date altri colpi, perché poi rompete le plastiche. Tanto dove volete che vada il pezzo?
Perfetto, e il primo l'abbiamo messo. Il primo lo abbiamo messo, noi andiamo subito a inserirlo. Allora, inserisci gli spinotti delle strisce nelle prese del circuito stampato 1E, ovviamente questo è il circuito stampato, con le lettere G e H. Perfetto, è indifferente ragazzi G e H, nel senso che l'importante è che non lo mettiate in altri. Quindi andiamo a girare chiaramente la riga, attenzione alla spina, perché qui abbiamo diciamo un segmento che esce e qui è uno che entra. Non vi potete sbagliare, non sforzate le spine, ok? Allora, facciamolo passare bene di qua che non dia fastidio a niente, ma sono belli lunghi i cavi, giriamo in maniera corretta, perfetto, e lo inseriamo all'interno. Perfetto, a posto. Andiamo a prendere l'altro, facciamo passare in mezzo il cavo, eccolo qui il nostro cavetto, e andiamo a inserire come prima qui e poi ecco qua. Che bella questa base ragazzi, ma che bella questa base, quanto mi piace. Andiamo a mettere le due viti IM, così fissiamo anche il secondo segmento, ce ne saranno altri 4 poi per completarla. Mi raccomando ragazzi, il ditino sulla iscrizione di Michele, se vi piacciono i miei video e vi sono simpatico iscrivetevi ragazzi, attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. Andate a vedere la mia playlist, cosa sto montando, anche la Ford, la mitica Ford Gran Torino di Starsky Hutch, la Citroen 2 cavalli, la Charleston. A breve arriveranno le prime uscite del Mazinga Z, il grande Mazinga Z alto 75 cm con tutta la struttura del centro ricerche fotoniche, bellissimo ragazzi. E vediamo il prossimo anno perché uscirà anche la macchina, se tutto va bene a gennaio, di Batman e Robin, bellissima. E poi vedremo le nuove uscite. La Bugatti è già uscita, in abbonamento, non potete prenderla in edicola. La Veyron. Allora ragazzi, andiamo a questo punto a mettere solo una vite LP qui, aspettate perché non si vede, avete ragione, ma è grande ragazzi, vedete? Andiamo a mettere una vite LP per plastica, andiamo ad avvitare, perfetto, ovviamente qui non andremo a metterla perché ci manca la griglia sotto. Ok ragazzi, abbiamo finito, dobbiamo mettere lo spinotto, sì, dobbiamo mettere lo spinotto H, questi non sono segnati, ricordatevi ragazzi, è ovvio che viene da sé che questo a sinistra va messo nello spinotto a sinistra e questo a destra va messo a quello laterale, destro, però non credo che cambi nulla, perché si accenderanno tutte insieme. Quello che è importante è guardare la direzione dello spinotto che dovete inserire. Non potete sbagliarvi, ma se sbagliate e schiacciate rischiate anche di danneggiarlo. Ecco qua. Perfetto. Abbiamo finito il montaggio di questo numero 10 della base premium. Ragazzi, non potete farmi gli applausi, peccato, però potete iscrivervi. Allora, appena riuscirò a correggerli, metterò anche i 26 sottotitoli per consentire a chiunque desideri di seguirmi anche di comprenderne i contenuti verbali, non soltanto le immagini. Allora, andiamo a vederla. Oh la 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 la, che meraviglia! Ma ragazzi, aspetta che faccio solo un po' d'ordine. Ragazzi, ma guardate che magnificenza, guardate
Adesso vedete qua sotto, infatti, guardate come finisce. Vedete? Che meraviglia, ma come sono contento! Ragazzi, alla fine è costata 100 euro questa base, ma che cosa non è questa base? Mamma mia, la ciliegina sulla torta. Allora, l'ultima cosa volevo provare, se non mi si spegne il video, se no ragazzi non lo rifaccio, nel senso che vi saluto già prima, non vorrei fare una seconda parte per il peso, perché succede anche questo, Michele, che il telefono è quello che è, non tiene non tiene tanta memoria, magari vado oltre, tac, e si ferma il filmato. Quindi vi chiedo scusa anticipatamente qualora questo succedesse, perché mi è già successo. Metto un attimo in pausa e prendo la bilancia, vediamo se riusciamo a dare una pesata a questa base che ancora non è finita. Eccoci qua ragazzi, vediamo se riesco a pesarla, vediamo che non faccio danno, altrimenti sono proprio scontento. Guardate ragazzi, non la sto tenendo, guardate. Questo è il peso della base fino all'uscita numero 10 delle 15 previste. 2876 grammi, che per i nostri amici americani e inglesi questo è il peso. Siamo quasi a 3 kg, ma li supereremo di sicuro, a mio parere. E comunque, ragazzi, è qualcosa veramente di imponente questa base, veramente. Ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questo video. Spero di esservi stato di aiuto. Le immagini ballerine, purtroppo, finché Michele non si prenderà qualcosa di più professionale, le continuerete a vedere. Abbiamo finito il montaggio numero 10 della base premium. Eccola qua. Michele con questo vi saluta, vi augura una serena serata a voi e a tutti i vostri cari più cari, vi dà appuntamento ai prossimi video, seguitemi perché adesso, se riesco, farò un video così da far vedere appunto quello di cui vi avevo già accennato nel video precedente, per un diciamo forse errore di stampaggio di una delle alette del torace, però andremo a studiarcela un po' senza però ancora intervenire, perché magari poi alla fine non sarà necessario e andrà bene così. Va bene ragazzi? Michele vi saluta nuovamente, grazie ragazzi di seguirmi, grazie del vostro supporto, grazie delle visualizzazioni, grazie dei mi piace, dei commenti e mi raccomando, ripeto, se avete piacere iscrivetevi al mio canale, così mi aiuterete in questo mio nuovo progetto. Ciao ragazzi, vi auguro una serena serata nuovamente a voi, a tutti i vostri cari più cari, un abbraccio da Michele, ciao!